Nel lontano 2016, come vedete dalla schermata, io sto usando iPadOS 26, quindi permette di fare questi giochini di finestre tipo Mac, quindi sfruttiamoli, perché non dobbiamo sfruttarli, visto che abbiamo speso oltre 500 euro per un M1. Allora, vedete che qui io nel lontano 2016, quando iniziai proprio YouTube, la carriera si può dire, la mia passione, quello che vogliamo, come vogliamo chiamarla, ho iniziato proprio con le pillole su Snapseed. Cos'è Snapseed? Snapseed è un'applicazione molto vecchia, infatti 2016 ragazzi, se ne sono passati di anni, che nonostante tutti gli anni che sono passati resta gratuita. Cos'è l'applicazione Snapseed? Ora facciamo una magia, facciamo così, ingrandiamo la finestra dell'Apple Store. Snapseed è un'applicazione gratuita di Google per il ritocco fotografico professionale, cioè adatta a tutti ovviamente, non c'è niente di strano, ma è a livello professionale. Ma cosa è cambiato in questi anni? Ok, c'è stato un bel aggiornamento, lo andiamo a vedere subito, anche se le schermate che vedete in anteprima sono rimaste le stesse, ok, non hanno cambiato nulla, forse per darci una sorpresa, non so, resta sempre una recensione molto bassa, 3,4, ma non se li merita, ovviamente si merita 5 stelle, 5, 6, 10 stelle perché hanno recensioni più alte. Applicazione a pagamento con abbonamenti. Se andiamo a vedere, vedete che io sono sempre quello che vi mostra la verità, non ci sono acquisti in app e l'applicazione è completamente gratuita. Quindi adesso la andiamo a installare, io l'ho già ovviamente installata e disinstallata, e vediamo cos'è cambiato. Sì, voglio usare i dati, vediamo cos'è cambiato. Siamo pronti a lanciare Snapseed, siete pronti? Proprio pronti? 3, 2, 1, vai! E boom! Guardate come è cambiata Snapseed negli anni. Forse nessuno di voi se n'era accorta di questa novità, ma io ho visto ovviamente altri youtuber che hanno fatto la recensione sulla versione nuova. Perché dico di utilizzarla ancora? Perché è gratuita, ragazzi, stiamo alla ricerca di cose. Poi vabbè, questo è a livello fotografico, vecchia maniera, ovviamente. Hanno aggiunto qualcosa, ma è vecchia maniera. Cioè, ritocchini bisogna farseli a mano, ma secondo me la bellezza poi del ritocco fotografico, lasciando perdere tutte le AI e quello che accompagna cantante. Allora, abbiamo un nuovo look intanto, ok, qui lo dicono, però gli strumenti sono rimasti sempre gli stessi, quindi chi era abituato ad utilizzare Snapseed vecchia maniera si troverà bene lo stesso. Ci sono nuovi effetti cinematografici, cioè hanno diviso filtri e stili, quindi molto carino. Vabbè, qui crea condividi, eccetera, eccetera. Vabbè, entrate vabbè, ok, nella novità, va bene. Quindi ora io vado a cliccare su il pulsante per entrare ed ecco qua come si presenta Snapseed, ok? Andiamo a fare più, ecco, qua sotto c'è scritto prima di iniziare fai più, vabbè, noi facciamo più. E cosa succede? Vabbè, dobbiamo dare tutti i consensi del mondo. Cosa succede? Succede che lui si posiziona ovviamente sulla mia galleria per andare a caricare qualche cosa, però prima di caricare qualche cosa posso anche andare a editare le foto vecchie. Sappiamo bene che Snapseed, almeno su iOS, poi lo proverò, c'ho anche Android qua, quindi potremo fare la prova alla fine se è cambiato e se fa quello che fa Snapseed su iOS, cioè lui salva sulla foto originale tutti i suoi metadati. Quindi cosa vuol dire? Quando voi andate a prendere la foto che avete praticamente ritoccato, avete tutti i vostri livelli come Photoshop. A parte, cioè non dovete fare un'operazione, non dovete modificare la foto con un altro programma o con foto di iOS o iPadOS, se no i layer vengono persi. Ma finché voi utilizzate solo Snapseed per modificare quella foto, i layer non vanno persi. Infatti, se io vado indietro nel tempo con il mio iPad M1 velocissimo, ok, vado indietrissimo nel tempo. Qua eravamo a Chiavari, adesso non mi ricordo che anno è, ma l'andiamo a vedere. Apro questa foto,
Beh, ovviamente il look è cambiato, quindi si sono spostate un po' di cose, andremo a vedere adesso la facciata, diciamo la schermata del layout principale, e poi andremo a vedere dove hanno messo tutti i vari comandi. E la prima cosa è il layer, ecco qua, vedete, io, ok, i layer sono rimasti, perché questa foto io non l'ho modificata con un altro programma o con foto del sistema operativo, quindi mm, mettiamo da parte tutte le cose dell'AI e andiamo a vedere un po' la gratuità di questa applicazione, che poi ovviamente si può fare anche qui in pochi clic, ragazzi non ce la raccontiamo, anche qua in pochi clic si può ovviamente andare a modificare una foto, non ci vuole il genio delle AI per fare per abbellire una foto, ok, quindi adesso ci restiamo riempiendo la bocca, però ritorniamo un po' indietro, ritorniamo un po' sui nostri passi, nelle cose un pochino genuine, quello che ci facevano anche, non so, piacere, no? Di modificare una foto, vedevamo le curve, vedevamo il contrasto, no? Adesso tac, clic, pa, fatto, e poi ti devi anche accontentare, perché poi se vuoi variare la cosa, devi pagare, ok? Quindi le AI si paga, questo no. Ok, piccolo sfogo personale. Allora, come si fa? Innanzitutto, vedete, io posso scegliere un livello, cliccarci sopra e ho sempre praticamente queste possibilità. Innanzitutto posso andare a modificare il mio livello, posso andare ad applicare una maschera. Questa è nuova, applica un'area maschera, questo è bello, bisognerà vedere. E qui posso rimuovere il mio livello. Se io vado a rimuovere il mio livello, ovviamente il livello viene rimosso, ma ho anche la possibilità di tornare indietro con l'undo. Ma se io vado a far così, vado a modificare, ovviamente entro nella modifica del livello stesso, quindi posso ulteriormente modificare il mio livello che ho precedentemente nel 2015, no 2015 no perché forse non c'era ancora, nel 2020 fatto a questa modifica a questa foto. Non lo trovate grandioso? Io lo trovo grandioso, la cosa così la trovo grandiosa. Ecco qua la cosa che mi ho spoilerato subito, fate ovviamente, avete il layout chiaro scuro, vabbè questo ovviamente sta, ognuno di noi si sceglie quello che vuole. Poi abbiamo qua nella parte dei layer sempre i tre puntini esistono sempre da tutte le parti. Cosa fanno questi tre puntini? Se ci riesco ad andare sopra, che c'è il coso del ragazzi non ci riesco ad andare, ok, tre puntini, cosa facciamo? Qua abbiamo i seguenti cose. Posso copiare una modifica ovviamente e mettere tutto questi layer in un'altra foto, quindi molto carina. Bilanciamento del bianco, curve automatiche, vabbè qua non è disattivato, forse perché ho messo il bianco, c'è. Sostituisci le modifiche, questo penso che crei delle modifiche sue, e qua inserisci le modifiche precedentemente importate da altre foto, e qua invece ignora le modifiche, quindi vabbè posso ignorare le modifiche, faccio così, ignoro e ovviamente torna tutto come prima. Qui invece abbiamo lo spostamento, ok, dei layer, e qua invece torniamo indietro, e qua sotto hanno messo il tasto salva stile, quindi io posso salvare il mio stile, basta che faccia così, ok, vado su salva stile e lo chiamo come voglio. Ecco, mio stile, faccio ok, benissimo, vado indietro, adesso poi andiamo a vedere dove le abbiamo trovate. Per andare indietro è questa freccetta qua, ok, vado qua e torno indietro. Ok, e siamo tornati nella pagina principale. Ecco, nella pagina principale resta sempre il fatto che posso cliccare su, ok, clicco lungo, viene mostrata la foto originale, e lascio, ovviamente viene mostrata la foto che in questo momento io ho modificato. Spostiamoci nell'angolo in alto, ok, a sinistra abbiamo sempre tre puntini, qua possiamo fare le informazioni. Ecco le informazioni di questa foto. Andiamo a vedere un po' le informazioni di questa foto, c'è la mappa, tutto quello che vogliamo, c'è anche il telefono cui l'abbiamo modificato, e ovviamente l'anno di modifica, ok, 2017. Quindi questa foto è stata modificata nel 2017, quindi capite cosa vuol dire? Io posso riprendere una foto vecchia e farne quello che mi pare.
Qui invece cosa faccio? Posso andare praticamente a, no, siamo di nuovo qua, ok, di nuovo qua, ok, vabbè, codice QR lo sapevamo, e annulla tutte le modifiche, possiamo fare così, e lui cosa succede? Annullerà tutte le modifiche fatte in precedenza, la foto ritorna ovviamente l'originale, ma se vado qua ovviamente tutto torna come prima, ok, abbiamo l'undo e il redo. Poi qua invece c'è la possibilità di andare a ovviamente esportare. Allora, la prima esportazione è quella che scrive, ok, sull'immagine originale, quindi come ho detto scrive sull'immagine originale e tutti questi layer rimangono sulla foto originale finché non la modifichiamo con un altro programma, teniamolo a mente. Salva una copia, questo crea una copia con modifiche che puoi annullare, quindi si porta dietro i layer qua. Invece questa no, esporta, questa invece è una copia con modifiche permanenti, quindi non si può, ok, andare a modificare nulla. Qua invece se facciamo così, ovviamente condividi, c'è il solito condivisione di iOS e compagnia bella, quindi molto molto interessante. Ora ci spostiamo sulla parte degli strumenti, ok? Intanto qua vediamo già sotto i preferiti. Allora, prima cosa c'è un problema di traduzione, forse, non so, adesso perché vedete che qua sotto si chiama, questa vocina si chiama effetti, ma se andiamo dentro troviamo il mio stile, quindi non lo so, se hanno sbagliato la traduzione, se hanno tradotto male, comunque vabbè. Qui ci sono gli stili, ok? Quindi posso andare a cambiare lo stile, ok, come voglio, e lui mi mette quello che voglio io, oppure vado a rimetterci il mio. Ecco, una cosa che possiamo fare anche qua è andare a mettere uno stile nuovo, cioè a creare uno stile nuovo. Faccio più e ovviamente voi posso salvare tutto quello che ho fatto, ok? Tutte queste layer, se non ho salvato lo stile della parte layer, posso salvarlo qua comodamente, ok? Perfetto, quindi molto carina come cosa. Qui abbiamo i preferiti, che sono questi, e qui c'è un tastino aggiunto, quindi cosa facciamo adesso? Qui ovviamente lui non credo che tagli la foto, non credo che faccia niente, penso che faccia una sorta di suo ritocco, ma poi alla fine i ritocchi che fanno in automatico forse non ci vanno mai bene. Però noi cosa facciamo? Sempre per la scienza, sempre come dicono i bravi, facciamo così e annulliamo le modifiche, ok? Per andare a vedere cosa fa, ok? Questo Snapseed. Clicchiamo su questa, ok, automatico, e andiamo a vedere cosa fa. Ragiona, ragiona. Ok, se andiamo a vedere qua, nella parte dei layer, non c'è nulla, c'è solo questa voce automatica, ok? Se ci clicco sopra possiamo fare modifica e vado a aumentare o diminuire il livello di automatismo, ok? Sempre tirando giù sul dito, mi sembra, no, davanti e indietro, così. Non si tira avanti e indietro, ok, così. E sul dito sì, no, sul dito non va più, no, il dito non va più, ah, vabbè, così avanti e indietro la ghieretta. Quindi questo è il livello di automatismo, ma direi che il livello di automatismo trova un po', lascia il tempo, non mi so, come si dice il proverbio, lascia il tempo che trova, vabbè, comunque, vabbè. Possiamo però andare a cancellare anche questo, quindi facciamo così e rimuoviamo tutto, va bene, dai. L'automatismo ci può servire per qualcosa, magari poi faranno altri aggiornamenti, questo non lo so. Bene, i preferiti sono questi strumenti che io voglio alla portata di mano, ok? Quindi gli strumenti sono rimasti gli stessi, va bene? Se faccio vedere, non so, questo regola, sono rimasti gli stessi, perché io vado qua, ok? Vedete, ho tutti gli strumentini, quindi posso andare a selezionare quello che voglio, tipo luminosità, va bene, luminosità, vado su col dito, selezione, vado a destra a sinistra, sbagliato, destra a sinistra, e posso, ok, aumentare o diminuire il mio effetto o strumento di regolazione che sia. Quindi non è cambiato nulla, col dito vado su e giù, ok, e destra e sinistra vario l'effetto, quindi questo è variabile, non è variabile. Per accettare do ovviamente la spunta, per non accettare la X, e qui diciamo
non ci cova perché quindi è così, va bene così. Andiamo negli strumenti sono tutti quelli che poi c'erano in quella finestra che ovviamente aprivamo una volta nel Snapseed vecchio, no? Come dire, avevamo tutti questi strumenti qua. Ecco, hanno aggiunto questi. Vedete che qua però ne chiamati stili, io non lo so, stili, tutti stili sono alla fine. E possiamo andare ad applicare uno di questi effetti. Quindi, non so, facciamo così, clicchiamo su uno. Ok, e qua abbiamo tutti questi stili o filtri o effetti, come li dobbiamo chiamare, non lo so. E qua dentro abbiamo sempre l'opportunità di andare a, vedete, a cambiare questi due parametri, l'intensità del filtro e alla saturazione del colore. Quindi ognuno ci avrà il suo, ovviamente non credo che tutti avranno la stessa cosa. Andiamo a vedere di nuovo questo. Andiamo a prendere di nuovo un altro di questo qua, vediamo cosa c'ha. No, c'è la stessa cosa più o meno, sì. Molto carino. Ok, qui cos'è invece? Questo non lo so. Ah, questo fa venire i filtri. Ok, vedete che certe cose io non le ho neanche scoperte, quindi le scopriamo insieme. Quindi posso mettere un filtro che mi piace e poi dare anche qua l'ok, quindi abbiamo inserito il filtro. Tutti gli strumenti che poi aggiuntivi che voglio utilizzare sono qua. Se io volessi andare a schiarire un punto, che poi vi raccomando andatevi a vedere tutti i tutorial dietro perché diciamo che sono gli stessi, ok? Gli stessi comandi, quindi vado qua, c'è sempre sotto l'esposizione, quindi posso cambiare. Vedete che la professionalità di questa applicazione. Posso cambiare l'esposizione, però ovviamente l'esposizione, ragazzi, non possiamo cambiarla all'interno di un JPEG, ci vuole un RAW. Posso cambiare ovviamente questi parametri qua, ok? Posso cambiare anche l'esposizione, quindi non lo so, io l'ho riscoperta, vi devo dire la verità, perché l'interfaccia era un po' vecchiotta. Io non sono per le cose top, cioè non mi dà fastidio l'interfaccia vecchia, però diciamo che la verità era che era un po' obsoleta, ma con questo aggiornamento mi è proprio piaciuta. L'ultima cosa che andiamo a vedere sono i preferiti. E questi sono i preferiti. Se io vado a levare tutti, vedete che si cancellano da sopra? Ok? Perfetto. Quindi se vado qui infine e vado in preferiti c'è rimasto niente. Ok, niente. Allora cosa faccio io? Dico quali strumenti ho bisogno di utilizzare di più, ok? Ma allora sì, sicuramente la regolazione, poi sono uno che va a modificare tanto l'aspetto, quindi va bene. Mi interessa togliere un po' la roba che non c'entra dalle foto e anche questo mi interessa anche bilanciare il bianco. Ok, faccio fatto e qui si vanno a posizionare. Adesso non so, non ho provato ancora, lo proviamo insieme. Voglio tornare un po' alla genuinità, quando Gennaro provava le cose senza avere troppi problemi di dire no, questo qua come mai, com'è, come non è. Vediamo un po' se si spostano, sì. E col meno li cancello, vedete, si spostano, ok, perfetto. Questa cosa non l'avevo provata. Ora, sei rimasta sola, andiamo indietro, qui chiudiamo, vedete che lui vi chiede sempre di salvare o no, facciamo annulla di modifica e andiamo a prendere una foto nuova. Quindi, come possiamo modificare una foto che non è in Snapseed? Io adesso non so quali sono perché ne ho modificate tante. Andiamo sul più e andiamo a prendere le foto. Ecco, vedete, abbiamo anche ovviamente tutti gli album, tutte le cose di iOS, diciamo, sono ovviamente questi. Lo sappiamo già. Andiamo a prendere una cosa che non è modificata, che sarà molto dura, perché io le ho modificate tutte. Vediamo qua se queste sono modificate con Snapseed. Prendiamo Gennaro, no, prendiamoci il trenino. Ecco, prendiamo questa chiesetta. Vediamo se questa è già modificata. Ok, è già modificata. Guardate un po'. No, non è modificata. Ah sì, c'è sempre l'originale, questo non l'avevo detto, però c'è sempre l'originale. Ok, a questo punto io cosa faccio qua? Dico, vabbè,
andiamo un po' a applicare qualcosa, ok? O la modifico manualmente con questo, giusto? Vado ad alzare la luminosità, la vado a diminuire, faccio un po' quello che voglio, vado a mettere i contrasti, vado a mettere la saturazione, le cose che si fanno no, nelle foto, diciamo le stesse cose che possiamo fare. Oppure incomincio con questa, la modifica automatica. Vediamo un po'. Vedete che poi non cambia tanto, cioè non è che fa tantissimo, sì, non vi ho detto che se clicco 2 volte, ok? No, una volta si zoom, cioè si zooma tutto schermo e 2 volte, ok? Guardate un po' questa foto qua. Andiamo a vedere con cosa è fatta, perché sono curioso, perché sapete com'è? Qui si parla sempre di telefoni di ultima generazione, ma qua con cosa l'ho fatta questa? iPhone 8 Plus, capite? Andiamo a prendere telefoni di ultima generazione e poi possiamo fare foto anche belle con i telefoni nostri vecchiotti che abbiamo in tasca. Vabbè. Ok, andiamo a prendere uno strumento di qua. Cosa voglio fare? Cosa voglio fare? Ecco, una ricerca sarebbe stato carino, però vabbè. Lo stesso. Vediamo se c'è qualcosa che indica un monumento. Ecco, mettiamo, o vogliamo iniziare da qua, fare magari noir. Vediamo un po'. No, non è noir questo qua. Ho sbagliato l'effetto, però va bene. Questo qua, bello questo è l'HDR. Sì, HDR. Vediamo un po'. Vedete come viene fuori il cielo, ok, facciamo così. Poi un altro effetto che io diciamo utilizzavo spesso e era forse troppo esagerato, era quello che enfatizzava, ok, che forse l'hanno messo, ecco, hanno messo tanti effetti che hanno diciamo messo qua, ok, erano poi gli effetti che esistevano in Snapseed, quindi diciamo che erano soli, ok. Qua abbiamo tutte le cose selettive. Allora, enfatizza, vediamo un po' dov'è. Vedete, questi sono tutti gli effetti noir, questi qua che erano, ecco qua, enfatizza, enfasi, con tutti questi che erano poi, guardate che, cioè, io vedo delle foto fatte con le AI che sono uguali a queste. Capiscete, no? Perché puoi andare a pagare tanti soldi, no? Che poi le AI, come vi ho detto sempre, come vi dico nei miei video, anche se la provo, diventerà tutto a pagamento, ok? Una volta che ci siamo abituati, quindi non speriamo che siano gratis queste cose. Che poi vedo foto, diciamo, che sono state fatte così e alla fine qui è gratis, ragazzi. Forse il gratis vero e proprio è passato un po' in cavalleria. Vabbè, comunque io posso anche qua andare a fare la stessa cosa, quindi vedete posso sempre andare ai parametri e ovviamente con i miei destra e sinistra su diciamo cambiare i parametri e accetto tutto. Quando voglio fare accettato faccio così, quindi che dire, non ho più niente da dire perché la foto parla da sola, quindi ragazzi, facciamo parlare le immagini. Bene ragazzi, avete visto questa applicazione di Google come si è bella rinnovata, quindi direi che uno sguardino a questa applicazione ce lo possiamo proprio dare, ce lo possiamo proprio dare perché è un'applicazione che forse è rimasta un po' così accantonata, ma Google ci ha dato una bella sferzata e non vorrei che aggiungesse qualche suo strumento di intelligenza artificiale all'interno di Snapseed, forse c'è da aspettarselo. Comunque io la continuerò a utilizzare. Se voi avete bisogno di un'applicazione di ritocco fotografico professionale ma adatta a tutti, Snapseed fa il caso vostro, è gratuita e quindi scaricate. Il link ovviamente è in descrizione e tutti i link ovviamente di tutti i tutorial vecchi che poi l'hanno cambiati diciamo di posizione, ma gli effetti poi sono gli stessi, gli strumenti sono gli stessi. Bene, detto questo non mi resta che invitarvi a condividere questo video con i vostri amici se vi fa piacere, ovviamente anche a loro magari un'informazione del genere può essere utile. E in ultimo ragazzi, non meno importante, dai che arriviamo a 5.000 entro la fine dell'anno, speriamo, perché così almeno da 5.000 in poi arrivano aziende, stanno già arrivando, arriverà un dock nuovo per iPad, ovviamente fornito da un'azienda, quindi lo porterò sul canale e vedremo com'è, quindi vedete che le cose arrivano piano piano.
Bene, non mi resta che augurarvi un buon fine estate. Non so se potete iscrivervi al canale, ve lo dico adesso, che mi sono confuso nel parlare, mi confondo sempre, quindi buona fine estate, ci vediamo presto in un altro video.